Allora, Valentina, dove mi hai portato oggi? Oggi ti ho portato a Mojácar, che è un piccolo pueblo bianco in provincia di Almeria, all'interno del Parco Naturale di Cabo de Gata. Questo paesino è conosciuto per le sue case pitturate a calce, quindi tutti i vicoli bianchi, tutti pieni di fiori. Pensate che negli anni 60 questo paese era praticamente abbandonato, ormai desolato, poco abitato, eccetera eccetera. Per fortuna un sindaco che è stato lungimirante ha deciso di rimetterlo tutto a posto, ha regalato le terre a chi volesse venire qui ad abitare e mettere a posto il paese. Per cui sono arrivati un sacco di artisti, tra l'altro, e da qui si è sviluppata tutta un'area un po' così, un po' artistica, bohemienne. Adesso andiamo a vedere perché sono curiosa di capire bene come, ecco, perché non l'abbiamo ancora visto. Nel frattempo abbiamo visto questo scorcio, ma è bellissimo, eh? Possiamo iniziare a salire da qui? Ma no! Perché? Tanto devi salire. Vabbè, Andrea, volevo finire di raccontarti. Dimmi. Ma saliamo, ci tocca. Vai. Mamma, si arrampa. Beh, però dai, sono delle belle scale, eh. Guarda come sono tenute bene. Guarda che roba! Abbiamo parcheggiato qui. Poi percorrendo questa strada siamo arrivati alla Plaza Nueva, dove c'è un bellissimo mirador che ha una vista a 180 gradi, direi, sulla parte montana del territorio, bellissimo. Stiamo per arrivare a vedere un ficus secolare. Attenzione, Andrea. In questi paesi con i vicoli stretti passa sempre un sacco di gente, macchine, moto, tutti. Adesso andiamo a vedere la Puerta de la Ciudad. Ed eccola qui dietro le mie spalle, la porta della città. Sopra la porta la scritta in arabo, che non sappiamo che cosa ci sia scritto. Ma... Qualcuno conosce l'arabo? Ci può dire cosa c'è scritto? Adesso ve la riprendo più da vicino e poi magari nei commenti ci scrivete che cosa c'è scritto. Ah, dimenticavo che c'è anche un museo interessante che è il Museo della Cagnana, che è una casa della fine del 1800 che racconta, come si viveva all'epoca in questo paesino. Bueno, me llamo Julia y soy la dueña de esta casa museo, que es situada en Mojácar. Aquí vivía una familia de clase media alta, comerciantes. Muchos años en este salón había una tienda Ultramarino, la única en el pueblo. Y la dueña tenía el apodo La Canana. Hemos conservado el nombre histórico, Casa de la Canana. Aquí todos tienen apodos, ¿sabéis? Pueblo pequeño. Y esta casa antigua, esta planta tiene unos 150 años. Aquí todo de estilo Art Deco. Los muebles, lámparas, baldosas hidráulicas del suelo. Y debajo de nosotros hay otra planta, aún más antigua. Actualmente son los corrales, cuadras, con animales, con herramientas antiguas. Se puede bajar, pero muy cuidado y sin prisa, por favor. Escalera un poco irregular, todo para la gente más bajita. Y ahí todavía se conservan las paredes árabes de unos 500 años de edad, de piedras de yeso, muy gruesas. Y esta familia era una de las mejores del pueblo, gente de clase media alta, comerciantes. Por eso la casa es grande y hay muchas cosas que la gente pobre no tenía. Y todo que vais a ver, todo sigue funcionando. Antiguos radios, relojes, ventiladores, lámparas, todo funciona, todo podéis probar, tocar, hacer fotos. Bienvenidos.
Los prehistóricos que se alargan años y siglos en los Muy recomendable, por cierto. ¿Has escuchado el podcast? Sí, El placer de admirar es maravilloso. Claro, pero Juan Luis Arzuaga tiene muchas... A casa dei miei nonni che avevano arredato casa negli anni 30 c'erano questi interruttori, vedi? Aire acondicionado de antes. Aria condizionata. 90 años sin problemas, sin ruido, no como cosas actuales. Io sto qui, oh che bella che è. ¿Tú puedes cocinar una comida? Aquí de verdad preparamos castañas en ¿Castañas? invierno. Ah, sí, en invierno. Antes en esta chimenea cocinaban todo. Bellissima questa casa, molto, molto affascinante, storica, carina. La signora molto ospitale, ci ha spiegato due cose. E niente, sembra che l'abbia comprata, poi ha creato il museo 9 anni fa. Vedi, ha detto che era in rovina la casa. Era in rovina, sì. Quindi la casa era in rovina. Sono tipo l'hanno quelle case da €1. E può essere, No? sì, Che sì. poi come si dice, la restauri e fai la tua attività. È un po' fuori fuoco, non lo so. Vabbè, Comunque, il sindaco l'aveva pensata bene, vedi? è molto bene, sì. Però questa 9 anni fa. Questa solo 9 anni fa, sì, non negli anni 60. Andiamo al camper. Vamos. Svolta a sinistra verso carretera de subida al campo de fútbol. Tra 50 metri, alla rotonda prendi la terza uscita e prendi carretera de subida al campo de fútbol. Wow, che posto! Siamo arrivati alla Playa de los Muertos, Andre. Sotto di noi c'è una magnifica e bellissima spiaggia enorme che si chiama così purtroppo perché sono spesso in passato stati trovati dei cadaveri di naviganti naufragati a causa delle forti maree che dominano questa parte di mare. Là c'è la Punta de los Muertos, che è una punta rocciosa di origine vulcanica e pensa che ha dai 16 ai 9 milioni di anni e ci si arriva percorrendo una strada, insomma bisogna fare una passeggiata, ma qua in questo parco naturale tante spiagge si raggiungono soltanto camminando. Insomma, stiamo percorrendo un po' tutta la costa verso sud all'insegna di tutti i punti panoramici più belli. Non c'è molto da raccontare, ma c'è molto da vedere. Ci sono delle scogliere a picco sul mare molto belle. Alcune si possono raggiungere con dei cammini, altre invece si possono vedere solo dall'alto o raggiungere dal mare. Bellissimo. Ci siamo svegliati in questo bellissimo paese di pescatori, però c'è un vento fortissimo. Ci troviamo alla Isleta, abbiamo parcheggiato qui e c'erano anche altri camper con noi, abbiamo dormito veramente bene, però adesso maglioncino, jeans, il tempo come vedete è molto grigio, proseguiremo verso sud, magari ancora facendo qualche tappa per vedere delle spiagge poi tra l'altro che perdono un po' il loro fascino perché non c'è il sole, però noi cercheremo di visitarle lo stesso. Ci stiamo finendo di preparare e proseguiamo verso sud. Mamma mia, vento veramente con raffiche da 60 o 70 km orari, quindi praticamente non riesco neanche a aprire il portellone dietro perché me lo strappa via. Allora, ci siamo fermati prima di andare via giusto per 2 riprese 2. Questa è la spiaggia di La Isleta, che è molto bella, tra l'altro è molto carina. Il tempo è quel che è, non ci aiuta, ma noi non ci arrenderemo e le riprese le faremo lo stesso, se non voliamo via. A parte questo, peccato per i colori perché non ci sono i colori, ma questa è la spiaggia di La Isleta. Non so se si sentirà qualcosa. Se no metteremo sotto i sottotitoli. Comunque vi facciamo vedere brevemente il paesino di pescatori, piccolo e carino, e poi ce ne andiamo. Però sicuramente se qua da questo lato c'è vento,
dall'altro lato non ci dovrebbe essere, perché anche di qua si va in un'altra spiaggia. Mamma che onde, guarda! Madonna, si qua prevedevano onde fino a 3-4 metri, Quei due cucuzzoli lassù in realtà sono un vulcano. Il vulcano che è eruttato per la prima volta milioni e milioni di anni fa. Sì, quelle due punte si sono formate in due eruzioni tra i 16 milioni e 9 milioni di anni fa. Quindi Sì. ci sono state queste due eruzioni importanti che hanno creato queste formazioni montagnose praticamente. E sì, questa parte della Spagna è di origine vulcanica. Sì, infatti la sabbia è nera, c'è la sabbia nera. Sì. Proseguiamo per il paesino, poi torniamo al camper e andiamo. Vale, io sento odore di spaghetti alle vongole. Ma no, non riesco a chiudere. Ma siamo in Andalusia o siamo tornati su al nord? A Mamma dicembre. mia, oh. Andiamo a cercarci un ristorantino. Quanti chilometri sono questo sterrato? Credo, non lo so. Ma forse sono 2 chilometri. 2 chilometri di sterrato e arriviamo al parcheggio. Caspita, quante spine che hanno queste piante. Sembrano cespugli innocui, le classiche balle che rotolano nel deserto. Se ti arriva questa addosso ti fa un male, è piena zeppa di spine. Sono delle armi, non sono Vero. degli arbusti. Prova a sentirne. Mamma mia, oh, che roba! Assurdo! Ultima tappa della giornata, il faro di Capo de Gata. Siamo arrivati proprio qua, È impossibile fare le riprese. Lì non ci si può stare. Quindi adesso c'è Valentina che sta facendo qualche ripresa là dietro, ma non si può stare qua, troppo vento. Io poi col vento non ragiono più, mi viene la cervicale, sto male. Tabernas, arriviamo. Capo de Gata assolutamente consigliatissimo, soprattutto questa parte, la parte proprio di San Miguel, diciamo da San José in giù,
poi percorretelo un po' tutto, però la zona più bella in assoluto è da San José, dove si sviluppa poi tutta la parte che arriva nelle spiagge di Los Genoveses, Playa Monsul. Ad andare giù poi ci sono tantissime cale che si raggiungono soltanto camminando e devono essere bellissime. Noi non l'abbiamo fatto perché a causa del vento non si riusciva neanche a passeggiare, non ce ne siamo godute. Ad arrivare poi al faro del Cabo de Gata e a San Miguel di Cabo de Gata è bellissimo, è da godere con un turismo tranquillo, lento, godersi il mare, il bel tempo. Qui col sole deve essere una cosa bellissima, Questa è una spiaggia, chissà quanti chilometri sono di spiaggia, Se non ricordo male forse 7. Mamma mia, profondissima, tutta selvaggia perché non ci sono strutture qui, ti porti la classica borsa frigo. To make that morning drive. Work all day till I'm totally beat. Get back home and fall right to sleep. Alarm goes off in the morning and the cycle's complete. Work, sleep, repeat. All I ever do is work, sleep, repeat. Notte passata qui nel deserto di Tabernas. Abbiamo sostato in un'area di servizio con altri camper, un'area molto molto ampia. Perché tutti i campeggi qui sono strapieni, non hanno posto. Notte passata bene, con qualche problema, in primis il vento che è stato molto forte fino alla mattina, dopodiché si è calmato ed è iniziato il silenzio, ma ci ha messo lo zampino Melina che non è stata bene, non sta bene da qualche giorno, ha delle scariche di dissenteria e quindi dovremmo andare dal veterinario. Stiamo contattando il nostro veterinario a casa e vediamo poi qui di farle fare una visita e capire come procedere con il viaggio. Il deserto di Tabernas è molto interessante e affascinante perché assomiglia molto come vegetazione all'Arizona e infatti qui hanno girato negli anni 60 svariati film western. Sergio Leone qui ne ha fatti molti. Se riusciamo faremo un breve giro qui nel deserto di Tabernas, anche perché non si può fare molto se non trekking o visitare i parchi a tema, sono 3. Qui all'interno del deserto ci sono delle strade, ma non si possono percorrere né con la macchina né col camper, non si può far volare il drone perché è zona protetta. Detto questo, riusciremo a fare delle riprese, farvi vedere qualcosina? Probabilmente sì, ma lo vedremo nel prossimo episodio, quindi scriveteci qui sotto nei commenti, mettete un like se questo video vi è piaciuto e ci rivediamo lunedì prossimo. Un abbraccio! Siamo andati dal dottore, Sei pronta? Facciamo una piccola visitina? Andiamo a vedere che cosa c'hai.